li ho portati in una delle città più belle del mondo e passeggiando mi sono chiesta se veramente noi siamo in grado di osservare i particolari dettagli più nascosti e adesso vi mostrerò qualcosa che chi viene qui a prendere il traghetto un attimo molte volte non si accorge di avere proprio a pochissimi metri. Lo vedete? Questo è una pantegana. E adesso vi racconto la storia. Si narra che questo pantegana, questo topo, sia stato avvistato da un traghettatore mentre era in attesa di svolgere il suo lavoro. E in realtà, sapete, è qualcosa che è veramente storico, non è stato creato qualche giorno fa o per il turista, perché porta una data ed è l'inizio del 1600, quindi è stato un avvistamento talmente straordinario che lo stesso traghettatore ne fu colpito e decise di ricordare questo evento incidendo la sagoma di questo enorme topo sulla colonna. Qui siamo a Cannaregio ed è uno dei, io credo, degli sestieri più affascinanti a livello simbolico della nostra Venezia. E poi con questo enorme topo mi sono chiesta, ma in arte, in pittura, sono rappresentati e come vengono raccontati i topi, le pantegane, che simbologia nascondono? E adesso andiamo a vedere alcuni esempi in pittura. Vorrei iniziare a parlarvi del topo con questo trittico molto famoso di Hieronymus Bosch, conservato al Museo del Prado e datato 1480-1490. È veramente uno dei trittici più studiati, trovate molti testi e io credo anche molti video a riguardo. Io, come potete immaginare, mi interesso maggiormente di alchimia, esoterismo, massoneria, quindi un giorno magari ve ne parlerò analizzando soprattutto l'uso dei colori e degli oggetti che in questo sogno Bosch analizza. A me interessa la parte centrale, soprattutto quella a sinistra, in cui adesso ve la segnalo con una freccia, si vede molto bene una coppia che sta in un atto amoroso, in un atto sessuale. È una sorta di alambicco in cui si produrrà un uomo che però non riesce a uscire da questo contenitore perché è minacciato da un topo. Fin dall'antichità nella nostra cultura il topo è sempre stato visto in modo negativo perché si riproduce spesso, perché si riproduce con facilità, perché è un grande e vorace predatore e per tutti i danni che lui fa. Ecco l'immagine più nel dettaglio in cui questo personaggio, questo uomo spaurito, emaciato, pallido, timoroso, non esce per questo topo e quindi è una rappresentazione sicuramente del diavolo che ha a che fare anche con le streghe. Non a caso è sempre stato associato a tutto quello che ha a che fare con notturno, con il pericolo e quello che è considerato a tutti gli effetti distruzione. Ci sono culture nel passato che lo hanno trattato in modo benefico, tipo gli antichi egizi, era considerato un animale sacro, oppure i romani che lo consideravano un messaggero di buon auspicio. Ma qui Robert Campin ci fa invece notare come il topo sia una minaccia. Questo è un altro trittico molto famoso, datato 1427 ed è al Metropolitan Museum. Io credo che sia molto affascinante perché anche qui abbiamo molte simbologie legate all'annunciazione, all'arrivo dell'angelo, alla promessa di salvezza per l'umanità, ma lì il mio interesse va nella parte a destra, in questo San Giuseppe che è un falegname, come noi ben sappiamo, e che si sta occupando di produrre un pezzetto di legno che è quello che serve alla Madonna per proteggersi dal fuoco. Infatti guardate con attenzione, sta facendo dei fori su una tavoletta. Questo è molto importante e andiamo a vedere dove va a finire questa tavoletta. È il parafumi, è il parafuoco che si trova a sinistra
della Madonna, a sinistra, altro tema che mi piacerebbe in un altro video trattare, quindi la protegge dal fuoco degli inferi. Ma quello che mi ha interessato e mi incuriosisce molto è l'utilizzo di questi strumenti. Nella bottega del falegname ci sono tanti oggetti, chiodi e altri particolari, però quello che ci colpisce, che mi colpisce, è questa parte terminale, perché qui avete proprio gli strumenti di quello che è il lavoro, ma soprattutto ci sono delle simbologie. Se osservate in basso a destra, io vi ho ingrandito il dettaglio, c'è un'ascia e ha una simbologia. Ci sono tre cerchi con un puntino in mezzo. Il cerchio lo sappiamo molto bene, è il simbolo del sole, dell'oro, dell'io, è il simbolo dell'infinito, è il simbolo di Dio creatore. Però il cerchio con il puntino al centro, quello che si traccia con il compasso, diventa anche il significato del grande architetto dell'universo. È una sorta di geroglifico, è un'immagine molto forte che rimanda alla creazione e che qui è molto interessante perché potrebbe essere collegata con l'annunciazione, con il tema del trittico. Mentre dall'altra parte, tornando verso sinistra, noi vediamo un altro simbolo, vediamo una sega e se ingrandiamo il dettaglio, quel marchio che c'è sulla parte metallica, noi troviamo una croce. Che sia una croce templare? Non sappiamo nulla del committente che è rappresentato a sinistra del trittico con la moglie e che fra poco vi mostrerò. Però mi piace pensare che ci sia qualche rapporto tra questi due oggetti di lavoro ai piedi di San Giuseppe, il committente e l'appartenenza a qualche ordine particolare. Ma che cosa sta facendo San Giuseppe nella sua officina? Ha anche prodotto una trappola per topi che è ben esposta sulla finestra. Se voi osservate con attenzione, c'è una trappola già pronta, messa all'aria, diciamo così, mentre un'altra sta per essere prodotta ed è poggiata sul suo tavolo di lavoro. Ed ecco ancora una volta dimostrato come in ambito cristiano il topo debba essere catturato, scacciato e combattuto perché rappresenta il diavolo, il maligno e in quella casa dove c'è la verginità, dove si manifesta la scelta divina sulla madre, su Maria come madre di Gesù, non può esistere il peccato ed ecco spiegato anche uno dei tanti significati di questo San Giuseppe al lavoro nel trittico di Robert Campin. Passiamo ora a un'altra immagine, questa danza dei topi, dei ratti, firmata da Ferdinand van Kessel 1690. Sicuramente alle spalle di questa, per qualcuno, innocua danza si ricorda, il pittore ha in mente un'altra incisione molto famosa che adesso vi mostrerò. Eh sì, sono proprio le quattro streghe di Dürer e questa incisione a Bulino è tra le più importanti perché appunto ritorna, secondo me, l'ispirazione, il contatto, il ricordo di autori che tra 1400 e 1500 hanno legato simbologie negative come il topo a immagini altrettanto negative come le streghe. Vorrei passare a un'altra opera di Georg Flegel, un'opera che è una natura morta che nel 1600 andava molto di moda perché era anche l'occasione per i pittori di mostrare la loro grande abilità nel descrivere oggetti in modo minuzioso, preciso, capillare. Io direi che qui però propendo e sono d'accordo con coloro che sostengono che la natura morta sia anche un'occasione per indicare qualcosa di altro, quindi di diverso, ci sia questa lotta tra il bene e il male, tra Dio
e Satana, perché se è vero che nella nostra cultura il topo è considerato maggiormente come negatività, come manifestazione del maligno, allo stesso modo nell'iconologia, iconografia degli animali, il pappagallo che parla indica la salvezza e quindi il suo annuncio ave è il suo saluto diventa quell'annuncio a Maria. Qui se noi osserviamo con attenzione ci sono le simbologie dell'uva, che io credo che a tutti sia più che nota, quella del garofano, che secondo una tradizione cristiana rappresentano quelle lacrime di Maria ai piedi della croce che caddero a terra e si trasformarono in garofani bianchi. Le monete, a me sembrano delle monete, mi sembrerebbe anche qui di ricordare qualcosa legato forse al tradimento. E poi accanto al topo questa noce. La noce ha un significato cristiano molto importante che deriva da Sant'Agostino e che rappresenta come frutto proprio questo sacrificio di Cristo sulla croce, perché l'involucro indica la carne di Cristo che ha provato l'amarezza del sacrificio della passione sulla croce, il seme rappresenta l'interiorità della divinità che nutre l'uomo e lo salva, il guscio rappresenta il legno della croce. Sono tutte simbologie che si trovano facilmente nei dizionari che utilizzo anch'io per capire qualcosa al di là dei simboli che vengono trattati. Quindi è un'opera di grande impatto, nonostante sembri semplicemente un topolino che sta cercando di rubare qualcosa dalla mensa. Ma chi ci libera dai topi? Avete due possibilità, San Nicasio o Santa Gertrude, qui raffigurata a Berlino in un'area dove sorgeva un ospedale a lei dedicato, nell'atto di ristorare un pellegrino. Sì, perché la santa, nata e vissuta nel VII secolo d.C., è considerata la protettrice di pellegrini, di viaggiatori e dei gatti, perché si narra che nella propria cella tenesse i gatti proprio per evitare che i topi entrassero all'interno della stanza. Quindi ancora una volta la lotta tra bene e male. Ai piedi corre tutta la sequenza di questi topolini e in particolare, soprattutto, si vede molto bene il topolino dorato, dorato perché a furia di toccarlo è diventato lucido. Quindi si narra a Berlino che toccando questo, la tradizione almeno a Berlino sostiene che toccando questo topolino ci si possa arricchire, quindi possa portare denaro. E così andiamo verso l'Oriente che ci narra, ci parla dei topi come animali in realtà non così pericolosi e così negativi. Qui Utagawa ce li racconta in modo molto divertente e probabilmente anche divertito nell'atto di cibarsi di un ravanello. Quindi il topo in Oriente e nello zodiaco cinese è considerato un animale pioniere, un leader, diciamo, animale capace di cavarsela sempre nelle difficoltà ed è per questo che ha un aspetto positivo. Dall'altro lato però conserva anche un aspetto negativo legato soprattutto al fatto di essere particolarmente pericoloso e di essere molto aggressivo. Infatti io vi do un suggerimento, se l'argomento vi è piaciuto, una lettura, un romanzo che a me ha affascinato soprattutto nella parte in cui ci sono questi topi che aggrediscono gli umani ed è Neve di Mauro Corona. Non perdetelo perché credo sia veramente un ottimo libro.